Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella e su Hype in modo tale da rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati e in più mi aiuti anche a far crescere il canale. Scrivimi un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato, sei passata, non costa niente, è gratis. Andiamo a sfogliare insieme Carta Modelli Magazine di novembre 2025. Andiamo subito, cappotti più belli. Abbiamo qui il pantalone in tweed, il tweed di lana, veramente bellissimo. Come vedi è a vita alta, veramente bellissimo. È stato realizzato ovviamente in lana con gambe che rimangono dritte e ampie. E questo è un pantalone che starà soprattutto bene, che è un fisico a clessidra e un fisico a pera, soprattutto a clessidra. Infatti a me stavano molto bene da piccola, senza sapere queste regole di moda. Da piccola diciamo che avevo un paio di pantaloni così neri e li avevo veramente sfruttati tantissimo. Cinturino quindi, come puoi vedere, rimane molto alto e cerniera nella parte del dietro. Le taglie 36, 40, 44 e 48. Bomber, il numero 2, è stato realizzato in ecopelle e costina, linea rimane dritta, manica a giro, collo e cinturine e polsini in costina, la lampo con profili. Le taglie 36, 40, 44 e 48, abbinati al pantalone, che vediamo qua, un pantalone che è stato realizzato in viscosa ed è il numero 3. Effetto invecchiato, linea dritta, tasche sagomate inserite nella cintura dei fianchi, cinturina in forma con gancetto di chiusura. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Questo è un paio di pantaloni che sta bene un po' a tutte. Bellissima è la giacca, quindi il blazer, che è il numero 4, doppio petto con questo bellissimo tessuto di lana a quadri scozzesi, taglio dritto, cucitura centrale dietro, maniche a due pezzi e collo a revers. Le taglie 36, 40, 44 e 48. E poi abbiamo la mantella a quadri che si intravede qui, non si vede bene, è la numero 5, è stata realizzata infatti nello stesso tessuto con cui è stato realizzato il blazer, quindi non si vede. È stata realizzata quindi in lana, collo da camicia, aperture davanti e sormonto davanti con bottoni. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Blazer a righe è il numero 6, come puoi vedere è a doppio petto, è un modello che qua è stato indossato senza niente sotto, ma ovviamente non possiamo mettere una camicia, una maglia, ed è un classico senza tempo. Elegante scollo a revers e tasche a filetto compatta. 36 e 34, 36 e 42 e 48 sono le taglie. Molto bello anche il pantalone abbinato, che in questo caso è stato indossato con i pantaloni da cavallerizza, modello sobrio, taglio dritto, rimane ampio come puoi vedere, le tasche sono sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, il cinturino è dritto e il bottone in vita. Le taglie 36, 40, 44 e 48. Cappotto in tweed fantasia con frange è il numero 8, è stato realizzato appunto in tweed con cucitura centrale dietro, manica a pipistrello, tasche nelle cuciture e collo a revers con frange. Le taglie 36, 40, 44 e 48. Molto bello il revers che rimane molto ampio, però rimane molto dritto, per cui se non lo indossi con una cintura non ti starà bene se è un fisico a clessidra, per esempio un fisico a pera. Ti starà molto bene invece se hai per esempio un fisico a mela o un fisico a rettangolo. La giacca Jaspé è la numero 9, è stata realizzata in panno, linea dritta, collo alla coreana, maniche a pipistrello e tasche applicate e cerniera. Le taglie 36, 40, 44 e 48. Questo si può realizzare anche in un altro tipo di tessuto ed è con le tasche davanti molto grandi, che se non ti piace possono anche non essere realizzate, e ha la cerniera lampo sul davanti ma anche bottoni a pressione, rimane con il collo alto, quindi indossato poi con i jeans mi piace veramente tanto. Qui abbiamo la giacca di panno blu numero 10, realizzata appunto in panno, linea dritta, tasche applicate, con le spalle curve che non è che mi piacciono tanto, e collo a revers. Taglie 36, 40, 44 e 48 con delle tasche sul davanti, vedi i bottoni, è veramente molto particolare. A me piace tanto questa giacca, è veramente molto bella.
Questa invece è la giacca Animalier che rimane a doppio petto, è la numero 11, è stata realizzata in lana leopardata, la linea come puoi vedere è dritta, le maniche a due pezzi, le tasche a listino e collo da camicia. Le taglie 36, 40, 40, 44 e 48 e non è di facile realizzazione. Giacca trench numero 12 è stata realizzata in gabardine con pieghe dietro, collo da camicia con listino, manica a pipistrello e cinturini sui polsi. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie ed è una cucitura facile, i pantaloni che sono il numero 13, sono stati realizzati in jersey con lambo invisibile a sinistra, cinturino rifinito e gambe dritte. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie ed è un paio di pantaloni, vabbè qua tu le vedi in oro, ma immaginati un tessuto per esempio marrone scuro, in nero, in grigio, rimangono veramente molto eleganti e versatili. Qui invece abbiamo bluse morbide, questa blusa che è veramente molto molto bella, mi piace tantissimo, che anche il colore è veramente stupendo, ed è la blusa con il fiocco. È la numero 14, è stata realizzata in cotone, maniche lunghe con polsini, profondo scollo a V, con doppio volant e lungo fiocco annodato nella parte del davanti. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Ed è stata abbinata a questi pantaloni che puoi vedere sono il numero 15 realizzati in denim con piega davanti e pensa dietro il cinturino e la lampo, veramente molto molto belli anche questi pantaloni in jeans che puoi realizzare anche in un altro tessuto. Ti faccio vedere la particolarità, vedi, della blusa, veramente molto molto bella. Qui invece abbiamo la blusa smanicata che vediamo qua, che è una cucitura facile ed è la numero 16 ed è stata realizzata in satin di cotone con scalfi profondi, cucitura dietro con apertura e originale piega nella parte del davanti che vediamo qua. Te la faccio vedere da vicino. Queste sono la parte del dietro. Questo può essere utilizzata come per esempio un sottogiacca in metà stagione, insomma non essenzialmente in inverno, e poi abbinata in questo caso con la gonna con lo spacco che è la numero 17, anche questa è una cucitura facile. È stata realizzata in panno, pens dietro, spacco laterale sul davanti che la rende veramente molto sexy, molto molto bella, e sul fianco sinistro, veramente bella, 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 bella. E poi questo non dimentichiamo che è il colore dell'anno, il burgundy, non so se si pronunci così, chiedo perdono. Qui invece abbiamo la blusa cioccolato che è veramente molto molto bella, senza tempo anche questa, mi piace tantissimo, è la numero 18, si abbina veramente con tutto, pantaloni basic, alle gonne sofisticate fino ai jeans, figurati, con tutto, ed è molto classica, non passerà mai di moda. È la numero 18 e con pens e fianchetti, girocollo, cerniera sul retto e fascia da annodare sulla parte del davanti. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Qui abbiamo invece una camicia di jeans che, guarda caso, ho visto da poco su Instagram ad una ragazza francese indossata, quindi veramente ho detto che bella questa camicia, ed eccola qui, e con questo fiocco che la rende veramente particolare. La numero 19 è stata realizzata con un profilo di abbotonatura davanti, maniche arricciate con polsini e collo alla coreana con maxi fiocco sovrapposto da allacciare nella parte del davanti, ed è come taglia abbiamo il 34, 38, 42, 46 ed è il numero 19. Questi sono i capi top. Abbiamo poi l'abito a mantella con frange, il numero 20. Anche questo è di facile realizzazione, il panno di lana è stato utilizzato per la sua realizzazione, con carré e collo in nylon trapuntato, tasche applicate, cerniera e frange di lana nella parte del fondo. 34, 38, 42 e 46 sono le taglie. Qua invece abbiamo il top, lo vediamo qua, Principe di Galles, che è il numero 22, è stato realizzato in lana a quadri, linea dritta con cinturine e polsini arricciati con elastico in fondo e cerniera nascosta sotto la patta, abbinati a questo bellissimo cappotto che è un cappotto senza tempo, è veramente
è bellissimo, molto molto bello, sia indossato così aperto che chiuso con magari una cintura. Il numero 21, doppio petto in panno di lana, double face, linea dritta, generoso collo a revers e tasche a filetto compatta. 34, 38, 42 e 46 sono le taglie. Guarda che carino, indossato a questi pantaloni che sono il numero 23, con pieghe nella parte del davanti, rimangono corti, quindi si possono indossare non solo con le ballerine come in questo caso, ma anche con le sneakers, con gli stivali, insomma veramente anche questi sono veramente versatili. Se poi non ti piacciono così corti e sei bravo con il cartamodello, puoi allungarli volendo. 34, 38, 42 46 sono le taglie. Cappotto vinaccia numero 24, rimane doppio petto in panno di lana, linea che rimane dritta con i bottoni nel davanti e due grandi tasche. Lo puoi abbinare o così, diciamo, indossare in questo modo dritta, oppure la puoi abbinare con una cintura in modo tale da mettere in evidenza la vita. 34, 38, 42 e 46 sono le taglie. E sotto purtroppo la modella indossa un abito, però non si vede perché c'è la giacca che impedisce di vedersi. L'abito satin, ti faccio vedere il figurino perché è l'unica cosa, lo vedi qua, il figurino numero 25 ha la scollatura V, come vedi, poi caratterizzata, qua si vede comunque, caratterizzata da queste cuciture trasversali oblique con dei volant, e maniche rimangono lunghe con polsini, lampo sul fianco e scollatura, una bella scollatura a V che purtroppo noi non possiamo vedere. 34, 38, 42 e 46 sono le taglie. Qua abbiamo invece una minigonna che è di facile realizzazione, è stata realizzata in maglia, numero 26, in lana, con treccina della stessa tonalità sulle cuciture, chiusura a lampo dietro e cinturino. Le taglie 34, 38, 42 e 46. Invece abbiamo la giacca di paillette che è la numero 27, molto particolare ed è di difficile realizzazione perché abbiamo tante caratteristiche, diciamo, che sono difficili da realizzare: le tasche, tutti gli asoli e i bottoni nella parte del davanti, il collo alla coreana un po' meno, un po' più facile da realizzare, però in linea di massima non è di facile realizzazione. Lo stesso idem per il cappotto animalier numero 28 che è stato realizzato in lana, con questo tessuto animalier, linea che rimane dritta, tasche a listino che formano delle pieghe e spacco dietro e manica a due pezzi e collo a revers. Questo è molto molto bello, realizzato chiaramente, se tu ti piace il modello, in colori diversi, insomma puoi sbizzarrirti. Bello anche indossato chiuso con una cintura anche questo. 34, 38, 42 46 sono le taglie. Qui abbiamo una serie di colori moda, come vedi questo bellissimo marrone scuro e il verde militare. L'abito plissé numero 29 è stato realizzato in crepe di poliestere con girovita e carré in ecopelle, scollatura V, pieghe parallele. Te lo faccio vedere da vicino, è veramente molto molto bella. Le taglie 34, 38, 42 e 46. Mentre qui abbiamo il pantalone, te lo faccio vedere, ecco, lo vediamo qua, è il numero 30, molto lungo, dritto, largo come piace a me, da indossare così con la cintura in vista, è stupendo. E le taglie 34, 38, 42 e 46. Bellissimo l'abito geometrico, vedi che è dotato di tutte queste cuciture che danno un effetto ottico, fanno sembrare la figura più magra. Devi sapere che tutte queste cuciture fatte così tendono sì, anche diciamo le righe fanno sì che la figura sembri più magra. Ed è il numero 31 in crepe di viscosa verde e blu, con queste cuciture veramente geometriche molto carine, scolla a V con sormonto. 34, 38, 42, 46 sono le taglie. Poi qui abbiamo questa bellissima gonna stile cargo. Allora, a me lo stile cargo non mi piace perché devi stare attento in questo caso, perché le tasche potrebbero
aumentare la figura, quindi la circonferenza della figura, quindi la pancetta, se la pancetta, ma se sei magra te lo puoi anche permettere. In ogni caso la gonna è meravigliosa. È la numero 32, è stata realizzata in crepe di seta con pieghe baciate, tasche applicate con piega superiore e patta e lampo invisibile. 34, 38, 42, 46 sono le taglie e fatta, la puoi realizzare anche senza tasche, quindi veramente molto molto chic, anche indossata con gli stivali come in questo caso. Taglie forti abbiamo il doppio petto bordeaux, che è questo qua, e l'abito, bellissimo questo abito. Il doppio petto è il numero 33, panno di lana è stato realizzato con le spalle curve, il collo a revers, manica a 2 pezzi con passante, e poi abbinato a questo bellissimo abito che è veramente molto molto bello. L'abito stretch è anche di facile realizzazione, il numero 34, realizzato in crepe di cotone, stretch, maniche corte, girocollo e originali cuciture con le pieghe. 50, 54 e 58 sono le taglie. Ti faccio vedere la piega, guarda, molto sexy nella parte del davanti. Qui invece abbiamo il cappotto avorio, eccolo qua, la numero 35, è stato realizzato in levantino di lana con collo a revers, pens, fianchetti, spacco dietro e tasche a filetto compatte. Le taglie 50, 54 e 58. Anche questo è un capo veramente elegantissimo, molto simile ad un capo che avevo realizzato per me, soprattutto per la parte del davanti, del superiore, e poi indossarlo così aperto oppure chiuso sarà stupendo, indossato chiuso, magari con un bel foulard, con una bella cintura oppure con un collo alto, veramente è stupendo. Qui invece abbiamo un abito bicolore, il numero 36, in satin di seta, stretch con corpino di sbiego a sbuffo, manica a farfalla e aperto dietro. 50, 54 e 58 sono le taglie, e questo è un abito per esempio che possiamo già iniziare a cucire per le feste, perché bisogna già iniziare a pensare cosa possiamo cucire per le feste, per Natale, per Capodanno e via dicendo. Intanto il tempo vola. Qui abbiamo gli abiti da bambina, che a me piacciono moltissimo, lo sai. Guarda che carino, l'abiti a quadri. Questo è il numero 37, abito con quadri Vichy, in misco viscosa cotone, con carré e arricciatura, graziosa balza in fondo e chiusura dietro. Le taglie 2, 4 e 6 anni. E guarda che meraviglia questo abitino, veramente stupendo. Abito a vita alta numero 38, in misto viscosa cotone, a vita alta con colletto baby, maniche arricciate e polsini stretti. Le taglie 2, 4 e 6 anni. Veramente molto bello, molto molto carino. Anche qua l'abito a quadri black and white, il numero 39, è stato realizzato in popeline a quadri e collo da camicia bianco, veramente molto carino. Mentre qua un altro abito che è particolare perché, come puoi vedere, è formato da questa parte in piqué e il fondo invece in flanella a quadri, come se fosse una minigonna, sembra quasi un completo mentre è un abito. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Carta Modelli Magazine di novembre 2025. Fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, quali realizzerai, insomma fammelo sapere nei commenti, e che sono sempre curiosissima di sapere che cosa ti piace. In ogni caso, se non hai voglia di iscrivermi perché capisco magari ti sei rilassata col mio video, oppure giusto così per guardarlo, mi puoi anche lasciare un semplice cuoricino di supporto e un hype. Mi raccomando, è molto importante, non costa niente. Dopo che metti il cuoricino, dopo che metti il pollice su, ti compare dai hype, non costa nulla, ma a me aiuti tantissimo, a me e quindi a noi e il nostro canale. Quindi mi raccomando, ti aspetto nei commenti, ti mando un grande bacio sartoriale in questo caso, perché stiamo parlando di sartoria, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!